Ciao a tutti amici delle piante, oggi vi faccio fare un giro nel mio orticello. Allora, non è messo benissimo in questo periodo perché una settimana e mezza fa abbiamo tolto l'erba, poi sono stato di nuovo un po' impegnato, quindi di nuovo un po' pieno. Non badate a questa serra che è nuova e solo per controllare che ci fossero tutti i componenti, perché l'abbiamo ordinato online, quindi che fosse a posto, mettiamola così, abbiamo provato a montarla e l'abbiamo lasciata qui, che tra l'altro mi sta diventando molto utile per far arrampicare le zucche. In più, ecco, io non sono un grande esperto di orti, quello che so è grazie a mio papà che mi ha insegnato da quando ero piccolo. Molte cose so che non possono stare vicino e qui e là, altre invece l'ho scoperto solo ultimamente quando ormai avevo messo piantato e tutto quanto, quindi diciamo che altre invece sono un po' fuori stagione, ma avevo preso i semi o me l'avevano regalati, quindi non volevo aspettare, altre sono un po' in ritardo, ma vabbè, diciamo che sto prendendo esperienza nel frattempo e quindi vi faccio fare un giro per vedere com'è. Allora, vabbè, qua c'è il capanno degli attrezzi con la legna per il fuoco. Lì e c'era già nella casa quando siamo venuti a stare qua un bellissimo lauro che è gigante, molto molto bello. Allora, qua nella prima abbiamo il mais, quello da poppycorn, come li chiamo io, comunque mais. Se andiamo oltre, purtroppo la tempesta ha un po' rovinato. Qua giù per terra c'è del lino che sta facendo i semi, perché io uso molto i semi di lino, quindi ho provato a farlo. Alcuni li avevo già anche raccolti, altri invece sono un po' più nati dopo, ecco, li avevo anche riseminati perché ce n'era anche qua. Poi qua abbiamo degli esemplari di erba, ma lasciamo perdere, cresce troppo velocemente. Negli ultimi due invece ho anguria e melone che sono qua, sono nati e stanno crescendo molto bene. E poi ne ho altri sparsi qua che sono più piccolini e ci hanno messo un po' a nascere, in realtà hanno anche patito un po', non so come mai, se magari può essere la qualità dei semi. Anche qua mi erano nate delle piante ma non sono durate, ecco, più di 2 giorni. Contate che adesso è da bagnare, ma lo farò stasera che andrà via il sole. Poi abbiamo la seconda striscetta dove abbiamo dei ravanelli. Alcuni l'ho già raccolti, anzi molti l'ho già raccolti perché ero pieno anche al posto del sedano. Altri li sto facendo fare questi perché non avendo mai avuto la pianta sto provando a produrre i semi. Diciamo che è più un esperimento quello dei ravanelli. Oh Morgana, ciao! È più un esperimento quello dei semi che altro. Però anche questi sono stati buttati un po' giù con la tempesta e tutto, ho subito un po' di danni. Qua invece abbiamo il mio bellissimo sedano che adoro, anche il mio coniglietto adora. Qua invece abbiamo la rapa rossa che sta crescendo molto bene, non so se si vede, ma diciamo che è quasi pronto. Ho visto l'altro giorno che iniziavano a esserci, ecco, delle belle radici. Qua invece abbiamo le zucche, ne ho 4 tipi, una pianta per ogni tipo. Ho la zucca, la tipica zucca di Halloween, la zucca dolce con cui faccio le torte salate, le zuppe con il riso e così via. Un'altra che è la varietà di quelle ornamentali, quelle piccoline, tutte carine. E un altro tipo ancora che è anche per essere mangiata, ma non so bene quale sia perché me l'hanno regalata, mi hanno solo detto questa è buona per fare anche le zuppe e le minestre, ecco. Se ci giriamo di qua abbiamo il rosmarino, che anche questo c'era prima che abitassi qua ed è immenso perché poi si sviluppa dietro ovviamente non è casa nostra, infatti ho un po' di rovi che stanno venendo di qua da dietro e pazienza, cerchiamo sempre di tagliare, fare, e tra l'altro è cresciuta anche un'uva, non so da dove. Poi abbiamo l'elicrisio che sta anche fiorendo tantissimo, è molto bello e io adoro il profumo come adoro metterlo nelle tisane. Abbiamo una salvia, dell'origano e dopo l'origano abbiamo il prezzemolo che ho anche seminato perché mi era nato ma la tempesta mi ha distrutto tutti i piantini, poi non sono più riuscito a farli riprendere, quindi l'ho rimesso. Poi andiamo oltre dopo.
Torniamo alla terza fila, abbiamo zucchine, quelle lì immense, ma magari passo di qua. Qua abbiamo zucchine che sono magnifiche. Tra l'altro ce n'è un'altra da raccogliere, ossia la varietà chiara, eccola qua, sia la varietà scura, che non so se si vede bene, ce n'è una là al fondo. Spero che si veda, c'è un po' di sole addosso a me e non vedo bene cosa sto riprendendo. Quindi vanno fino là, si stanno espandendo tantissimo, però belle e tra l'altro buonissime, ne abbiamo già mangiate veramente tantissime. Andando più in giù, anche questi non si vedono bene, sono fagioli e fagiolini rossi, sì, secchi, che anche questi però sono stati, la pianta era stata distrutta dalla tempesta che c'è stata, altri invece mi stanno seccando e non so come mai, altri invece sono praticamente pronti a essere raccolti, infatti penso che lo farò oggi. Nella prossima fila invece abbiamo delle carote che stanno tra l'altro ancora nascendo, perché ho fatto la semina di tutta questa zona, molto carine, a me piace tantissimo la pianta della carota. E dopo abbiamo le cipolle che anche queste stanno nascendo da poco, perché sono, se non erro, la varietà invernale. Più in là abbiamo il rabarbaro, di cui ogni tanto prendiamo qualche foglia da mettere nell'insalata e così via. Anche questa è la prima volta che ce l'ho e l'ho presa in realtà perché mi piaceva la pianta in un vivaio, non l'avevo mai vista, e poi ho detto ma sì, proviamo, e vi dirò, non mi dispiace neanche il gusto, lo trovo molto buono. Qua abbiamo la cicoria e le insalate. Allora, qui sono già state raccolte molte in realtà, e questa è già la terza semina delle insalate, quindi diciamo che sta andando bene. Questa varietà di cicoria non mi fa impazzire perché è leggermente amarognola, ma piace tantissimo al mio coniglietto, quindi diciamo che è principalmente sua. E queste insalate invece sono molto buone, ce n'erano due varietà. Io poi di solito taglio solo la pianta, non estirpo le radici per lasciare che si decompongano nel terreno, ecco. L'altra varietà era la regina dei ghiacci e poi c'è la bionda riccia. Questa mi sta ricrescendo da dove avevo tagliato, quindi figuratevi. Là a secco c'era un papavero che ho lasciato perché mi piaceva avere questi fiori rossi nell'orto, ma poi ovviamente adesso ho fatto i semi e sta morendo. Poi andando avanti qua c'erano tutti spinaci. Avevo lasciato una pianta per fare un bellissimo seme, ecco qua c'è ancora qualche rimasuglio di spinacio che abbiamo già congelato nel frigo per questo inverno, e poi adesso ripulisco tutto e risemino, dovrebbero crescere ancora prima della fine della stagione. C'era una pianta abbastanza alta che stavo lasciando per essere seminata, purtroppo però è stata completamente sradicata anche quella dalla tempesta che c'è stata. Questo invece è un mini pomodoro che è insieme a quello, e insieme a quello mi sono nati, penso, da un pomodoro che è caduto l'anno scorso, perché in questa zona qui c'erano i pomodori, però l'anno scorso era tutto diverso, non era sistemato come adesso, eravamo più alla buona. Qua invece abbiamo i finocchi, che anche questi come pianta mi piace tantissimo, oltre che il sapore. Tra l'altro io non ho mai seminato finocchi, ecco, quindi non so quando sono pronti a essere raccolti, sto guardando e quando vedo che assume la forma di un ortaggio penso che ci siamo, quindi mi sembrano ancora molto fini. Ecco, se ne sapete qualcosa in più me lo scrivete nei commenti, ve ne sono particolarmente grato. Tra l'altro crescono tantissimo, che belle. Da questa parte invece, andando avanti, abbiamo il basilico, a cui ecco come sempre devo togliere le punte coi fiori. Poi ho anche del basilico sul balcone in vaso che uso a cucinare tutti i giorni, questo diciamo che è più quello che uso a fare poi spezie, un po' di pesto e così via. Questo invece è un'artemisia ed è al gusto di Coca-Cola, non sto scherzando, l'ho trovata a una fiera ed è ottima per le tisane, e poi ha proprio l'odore che sa di Coca-Cola, mi spiace non potervelo far sentire ma è stupendo. Qua mi sono stati regalati dei semi di basilico alla cannella, quindi mai usato. Oh, poverina, ha un po' di sete, ma purtroppo asciuga molto rapidamente, qui sta al sole tutto il giorno. E non l'ho mai fatto, cioè non l'ho mai usato il basilico alla cannella, quindi ho detto ma sì, proviamo.
Qua invece è il nuovo angolo semine, che qualcosa è anche nato se non erro. Questo è il finocchietto. Poi ho messo anice, coriandolo, maggiorana e così via, solo che ho seminato da pochissimo. Ecco, anche qua forse è nata l'erba cipollina. Ho seminato giusto l'altra settimana, quindi deve ancora crescere tutto. So che sono in ritardo, ma volevo provare lo stesso, quindi ho detto abbiamo i semi, proviamo, vediamo le piante come crescono, così mi preparo anche per il prossimo anno, anche se quest'anno non ho un grande raccolto, almeno è esperienza che si fa. Qua avevo lasciato un'insalata che è stata buttata giù anche dalla tempesta, ma sta bene, che ho lasciato per fare i semi, così che il prossimo anno ho i semi pronti da non dover più comprare. Diciamo che è una cosa che mi piace molto. Qua abbiamo invece una piccola pianta di liquirizia, e questa qui, allora togliamo l'erba, e questa qui piccolissima che ho seminato e sta crescendo, che bello. Questa invece è verbena, che tra l'altro sta fiorendo, magnifica, è ancora piccolina perché anche questa l'avevo seminata tardi. Qua invece un'edera che mi piacerebbe poi far passare sulla recinzione di casa mia. Andando in questa fila abbiamo, qua adesso è vuoto perché abbiamo già raccolto, poi abbiamo broccoli, broccolini di Bruxelles e melanzane. Allora, mi sembra che questi siano, ah no scusate, cavolfiori, invece questi siano broccolini di Bruxelles, se non ricordo male, meno male che sopra ho scritto tutto l'ordine perché sennò ciao belli. E queste qua invece sono le nostre melanzane, che sì, sono un po' in ritardo anche queste, ma ecco, pazienza, non potevo aspettare. Nel prossimo invece abbiamo varie varietà di pomodori, queste sono un po' quelle un po' più strane, scusate la luce, ma c'è il nostro pero che fa ombra. Là ci sono dei pomodorini, quelli piccolini rossi. Qua invece ho la varietà del pomodoro nero, che anche questi mi sono stati regalati da poco, quindi l'ho seminate da poco, non sono grandi come le altre piante. Poi abbiamo dei peperoni, e tra l'altro questa pianta è piccola, che è stata anche buttata giù, devo mettere un bastone, e sta peperonando. Poi queste che sono molto più alte, e tutti i peperoncini, sia quelle più grandi che quelle più piccole, che ho seminato dopo ma stanno già fiorendo. Quindi l'anno scorso che abbiamo preso casa le ho messe a luglio e a ottobre avevo ancora peperoncini, quindi non mi lamento. Per finire qua abbiamo tutti i pomodori, fino a questo che è il nostro pero. Ce ne sono due in realtà, c'erano già quando siamo venuti a abitare qui, quindi vi faccio vedere anche qualche mio alberello. Allora, qua abbiamo dei cuori di bue fino a questo punto più o meno, e qua invece sono quelli classici ovali rotondi, che ovali non rotondi, comunque avete capito, che uso poi a fare la passata. Certo non ce n'è tantissimi, ma essendo che noi in famiglia non siamo tanti, diciamo che comunque qualcosa in più. Poi andando avanti dal pomodori anche un po' in fuori, allora c'è questa pianta che ho messo da far siepe fuori dall'orto, scusate non mi ricordo il nome, ma come sempre tanto scrivo tutto. Ora un po' piccolina, un po' disastrata, mi hanno consigliato poi di farle una potatura che vada verso l'alto e così via, ma poi comunque è molto bella, è già anche cresciuta molto e fa dei fiori stupendi, magnifici, bellissimi. Poi abbiamo questo tagete che un po' di fiori anche nell'orto ci stanno, poi attirano gli insetti impollinatori, così come questa camellia che è sepolta dal trifoglio e dalle erbacce che crescono ogni 2 giorni. Questa è una calendula, non camellia, ecco qua che sta prende fiorellini. Forse questo è più aperto per farvelo vedere, sì, meglio. Poi abbiamo una pianta di capperi, una pianta di lampone che me ne fa tantissime per essere piccolissima e anche nuova, delle fragoline di bosco laggiù. Qua invece è un esemplare di fragola bianca, questa l'ho trovata al vivaio, ho detto ma sì, aggiungiamola, ha delle foglie enormi, stupende. Qua invece sono mini seminate le fragoline, invece quelle
un po' più grandi, belle grosse, quelle là invece sono le classiche fragoline di bosco. Poi abbiamo una passiflora cerulea che cresce verso l'alto. Questa era alta come quel ramo 5 mesi fa, quindi sta esplodendo anche questo. Qua avevo la mia camomilla che ho già messo ad essiccare, quindi è già tutto pronto per fare le mie tisane. E poi ovviamente ci sono tutti questi trifogli perché ho deciso di, dove non c'è niente, mettere il trifoglio perché so che fa bene alla terra, poi magari se volete farò un video a parte. E qua invece per finire abbiamo 3 esemplari di menta spiccata acquatica, mi sembra che si chiami, e piperita. Quindi vedete abbiamo proprio tipologie di foglie diverse che tanto quando cresce un po' di più io taglio e poi metto a seccare, sempre per fare tisane, spezie e così via. Sto lasciando anche un po' fiorire ultimamente perché essendo che sono riuscito a reperire da maggio tantissime foglie, tantissime spezie essiccate, voglio procurare un po' di semi, siccome faccio parte dell'Adipa, da dare all'Adipa per come si dice, aumentare la quantità di semi disponibili. Ecco qua le pere. Ciao pere, non mi chiedete il nome della varietà perché io di queste cose proprio non me ne intendo, so che sono buone e mi va benissimo così, quindi direi che ci stiamo. Questo è tutto il mio orto, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete qualche consiglio, qualche richiesta, qualche domanda, qualche cosa da aggiungere o qualche video da richiedere poi per il futuro. Questo diciamo che ecco, a differenza delle piante d'appartamento, le succulente e anche qualche pianta d'esterno, ovviamente sull'orto ho ancora molta esperienza da dover fare, quindi i consigli sono ben accetti e sicuramente la mia esperienza, come anche all'inizio facevo fatica con le succulente, sicuramente con l'orto acquisterò esperienza poco per volta. Quindi niente, vi saluto, un grande abbraccio, alla prossima, ciao da Cri!